E dopo il primo video pippone della scorsa settimana, vamos con il secondo. Ottobre 2020, settembre 2022, aprile 2024. La nonna, la mamma, la figlia. Mancherebbe la bisnonna, ma è fuori produzione. Ho detto fuori produzione perché solo la prima versione, ovvero la X, non la trovate più in catalogo. Mentre queste le troviamo ancora tutte disponibili sullo store di Insta360. Ma perché le troviamo disponibili? Ora i più maliziosi di voi penseranno: Francesco, a volte la mamma è migliore della figlia. Ma a parte questa squallidissima battuta, se torniamo indietro di circa 5 mesi, ci trovavamo in Cile ad Antofagasta e se vi ricordate ho fatto un video dove vi presentavo questa camera qua, ovvero la Insta360 Ace Pro. In quel video vi ho anche detto che come fossimo tornati in Italia saremmo passati dalla Insta360 X3 all'attuale, perché ci rifacciamo ad aprile, Insta360 X4. Ma perché fare questo passaggio se la stessa Insta360 le lasciate tutte in produzione? Se le mettiamo una di fianco l'altra e le guardiamo nel dettaglio, come fattore di forma si assomigliano. La X3 con la X4 si differenziano per lo spessore, la X4 più spessa, e per la lunghezza, la X4 un po' più lunga. Anche le finiture sono molto simili. Nella parte posteriore la X4 è un po' più hard, un po' più rock. Sotto troviamo sempre lo stesso attacco a vite per i treppiedi, ma se guardiamo gli sportelli, i tasti laterali, i tasti sotto lo schermino, questo dettaglio intorno all'ottica dell'X4 fa percepire un cambiamento, ma di fondo bisogna ammettere che le camere sono molto simili. Queste tre camere funzionano tutte benissimo, però come sempre capita nel mondo tech, quando esce la nuova versione ci aggiungono quel dettaglio, quella caratteristica che strizza l'occhio al vecchio modello e che ci fa pensare se fare o meno il passaggio. Per quanto parliamo del fattore di forma, ovvero come è fatta esteticamente, non potevano stravolgere il progetto, in quanto parliamo di una camera a 360 con due lenti concave simmetriche chiamate fisheye perché bombate con visione a 180 gradi come l'occhio del pesce. Per intenderci, se disegniamo la vista laterale della nostra Insta360, queste sono le lenti che sporgono anche dall'altro lato, bombate come l'occhio del pesce perché hanno una vista a 180 gradi, anche di qua. E se ci appoggiamo sopra la nostra camera si capisce perfettamente il motivo per cui non possono cambiarla esteticamente. Nel senso che se qua ci fosse una sporgenza, questa sporgenza ostacolerebbe la vista della camera. Per rendere tutto più comprensibile facciamo questa simulazione. Oggettivamente quello che ho pensato e fatto è quasi inquietante, ma al tempo stesso spero che questo esempio possa essere utile per capire come lavora la camera, ma al tempo stesso capire il motivo per cui Insta360 in tutti questi anni non ha mai stravolto l'estetica. Però dai, ho fatto un buon lavoro. Praticamente pensate a questa lente come all'occhio del pesce che ha una vista a 180 gradi. Non deve avere assolutamente nulla intorno che gli ostacoli la vista, perché così facendo riesce a vedere tutto fino a foglio bianco. Ovviamente stesso identico concetto per l'altra lente simmetrica. Poi importantissimo, il software che si trova all'interno della camera non farà altro che avvicinare questi due piani, unire le immagini e di conseguenza cancellare tutto quello che si trova in mezzo. Da qui penso che sia facile e comprensibile capire il motivo per cui questa asta viene definita asta invisibile. Comunque, per completare l'esperimento accendiamo la camera, vedete il LED con lo schermo, in teoria allunghiamo anche l'asta. Se i due piani sono perfettamente paralleli, nella registrazione non dovremmo vedere nulla, ma solo la mia mano che tiene l'asta. Sono curioso di vedere cosa registra l'Insta. Allunghiamo anche l'asta. Se i due piani sono perfettamente paralleli, in teoria nella registrazione non dovremmo vedere nulla, ma solo la mia mano che tiene l'asta. Spegniamo. E adesso nei commenti sfogatevi tranquillamente, siate buoni, ma fatemi sapere se l'esempio ha reso l'idea. Ovviamente quello che avete appena visto è stata una sorta di provocazione, un gioco per capire un po' come ragiona questa camera, perché se scendiamo nei dettagli, queste ottiche riescono a riprendere un angolo leggermente maggiore di 180 gradi. Di conseguenza, così facendo, avremo delle immagini leggermente sovrapposte. L'algoritmo interno della camera non farà altro che eseguire lo stitching, ovvero utilizzare questa sovrapposizione di immagini per creare
creare un video il più omogeneo possibile a 360 gradi, dove appunto non si veda la linea di giunzione centrale. Ora togliamo la protezione delle lenti, basta fare meno di un quarto di giro e si sganciano. Idem per l'altra, sempre in senso antiorario. Queste sono le lenti nel dettaglio, anche nella parte posteriore, mentre questa intorno all'obiettivo è una sorta di filettatura per agganciarle, e come potete vedere non presente nella X3 dove la protezione era incollata. Entrambe le trovate all'interno della confezione, ma mio personale consiglio: acquistate le premium perché sono in vetro temperato e quindi super trasparenti, e anche dal rumore si percepisce che sono in plastica, che sono in vetro. Questa possibilità di poter agganciare una lente protettiva l'ho trovata una soluzione molto efficace, perché se usiamo la camera in determinati contesti queste lenti sono esposte a graffi. Anche il semplice gesto di appoggiare la camera significa battere sulle lenti. Quindi altro banalissimo consiglio, il lens cap, ovvero questa copertura in gomma simmetrica che vi dà la possibilità di coprire entrambe le lenti della camera. E finalmente all'interno della confezione troverete questa pratica custodia dove poter inserire la camera e proteggerla a 360 gradi. Inoltre all'interno della custodia c'è uno scomparto dove poter inserire il classico panno pulisci lenti ed altri due contenitori dove poter inserire le protezioni per le lenti. Le differenze tra la X4 e la X3 sono molte e le vedremo nel corso del video, ma con la massima onestà intellettuale quello che mi ha fatto dire voglio questa, vantaggio della X3, è che qua troviamo oggettivamente una migliore qualità dell'immagine e una maggiore risoluzione. Ma per capire quanto stiamo dicendo bisognerebbe parlare dell'aspect ratio, ovvero il rapporto di aspetto, che non è altro il formato. Per farvi capire cosa intendo dire proviamo con questo esempio, ovvero l'immagine che state vedendo, il video che state vedendo, questo faccione, sia se siete seduti di fronte a un cellulare o seduti sul divano di fronte alla televisione, l'immagine che state vedendo avrà un aspetto rettangolare con un rapporto di 16 noni. Ma ora la domanda nasce spontanea: perché è stato utilizzato il 16 noni come rapporto standard per i video? Provate a seguirmi perché è molto interessante. Quando noi apriamo i nostri occhi, le immagini che vediamo non sono sviluppate in verticale, non sono quadrate, bensì sono sviluppate in orizzontale con una forma rettangolare. E la spiegazione è molto semplice: noi abbiamo un occhio di fianco all'altro. Se avessimo avuto un occhio sopra l'altro, le immagini si sarebbero sviluppate in verticale. Quindi, per chiudere il cerchio, il formato 16 noni è il formato che rende l'immagine più simile alla percezione della visione umana, cioè praticamente a quello che i nostri occhi vedono. Capito il formato, disegniamo il nostro rettangolo che avrà un rapporto di 16 noni, e se facciamo 16 diviso 9 uguale a 1,7777778. Ricordatevi questo rapporto. Ma andiamo avanti alla velocità della luce e passiamo alla cosa più interessante, ovvero la risoluzione. Queste sono le risoluzioni che conosciamo tutti del formato video standard 16 noni. Sì, ok, ma questi numeri nel dettaglio cosa sono? Per rispondere a questa domanda dobbiamo riprendere il nostro formato, ovvero il nostro rettangolo, perché questi numeri non sono altro che il numero di puntini che troviamo all'interno. Penso che alla fine mi dovrò operare a tunnel carpale. Vi chiedo scusa perché alla fine sono venuti in ordine sparso quando dovevano essere allineati verticalmente e orizzontalmente, però penso che il concetto si capisca, nel senso che se abbiamo una risoluzione tipo 4K avremo 3840 punti nella parte lunga e 2160 nell'altra parte. Tutto questo semplicemente si traduce che maggiore sarà la nostra risoluzione e maggiore sarà la definizione dei nostri video. Altra cosa, vi avevo detto di tenere d'occhio questo rapporto, perché se noi andiamo a fare questo diviso questo o questo diviso questo o questo diviso questo, il risultato sarà sempre 1,777778. E dopo tutto questo super mega pippone capite la differenza più importante tra queste due camere, ovvero la X3 registra con una risoluzione massima di 5,7K mentre la nuova X4 arriva ad 8K.
E per i più nerd della situazione che avranno notato che qua volutamente non ho aggiunto la risoluzione 5,7K è perché queste risoluzioni riguardano il formato video standard 16 noni, mentre per quanto riguarda le camere 360 hanno un rapporto diverso, ma comunque il concetto della risoluzione non cambia. Ma attenzione, seguitemi perché riguardo alle risoluzioni devo dirvi l'ultima importantissima cosa. Se prendiamo la nostra Ace Pro che conosciamo bene, ha un singolo obiettivo, quindi in relazione al FOV, cioè all'angolo di apertura, riprenderà una porzione di mondo. Se prendiamo invece la nostra cara Insta360 X4, abbiamo capito che riprenderà tutta la sfera, quindi tutto il mondo. Ve lo coloro per farvi capire la porzione di mondo che registra, mentre nel caso della Insta che poi per fare le cose fatte bene registra tutto perché cancella appunto il corpo macchina. Ma la risoluzione massima della Ace Pro è 8K e la risoluzione massima della Insta360 X4 è 8K. E da questo grafico spaziale scaturisce la risposta alla domanda che mi fate più spesso, ovvero può la X4 sostituire la X Pro e viceversa? La risposta ha diverse sfaccettature, nel senso che la X4 può sostituire la Ace Pro, ma la Ace Pro non può assolutamente sostituire la X4. La Ace Pro, come tutte le action cam, ha un singolo obiettivo, quindi possiamo utilizzarla solo in questa maniera, tipo per vloggare. La X4, avendo due obiettivi, possiamo spegnere il posteriore, quindi attivare il frontale e utilizzarla nella medesima maniera, quindi per vloggare. Ma attenzione, la super versatilità di questa camera, che praticamente la rende unica, è quella di poter effettuare delle riprese in terza persona. Che significa? Significa che se noi ci attacchiamo un bastone lungo potremmo utilizzarla come se fosse un drone. Questo perché possiamo effettuare quello che si chiama il reframing, ovvero selezionare nel nostro video a 360 una porzione verticale, una porzione quadrata, una porzione rettangolare, qualsiasi formato per creare il nostro video. Però se andiamo ad esportare lo stesso identico fazzoletto all'interno della clip 360 della X4, per ovvi motivi la risoluzione della clip esportata sarà inferiore alla risoluzione della clip della Ace Pro. Nella Ace Pro la risoluzione 8K ce l'abbiamo piena, nella X4 la risoluzione 8K ce l'abbiamo nella sfera. Quando andiamo ad esportare una porzione è un po' come dire che nella Ace Pro andiamo a fare un ingrandimento ed esportiamo una porzione dell'immagine. Ma per chiudere il cerchio, così abbiamo detto veramente tutto, di fianco alla risoluzione trovate spesso questi numeri, gli FPS, ovvero frame per secondo. Questo perché un secondo di video non è altro che una sequenza di immagini. Quando vediamo il numero 30 significa che all'interno di un secondo ci sono 30 immagini. E da qua capite benissimo che all'aumentare della risoluzione diminuiscono gli FPS. L'altra grande differenza, nella X3 arriviamo ad una risoluzione massima di 5,7K a 30 fps, mentre nella X4 a 5,7K arriviamo a 60 fps, che si traduce nella possibilità di rallentare il video del 50% senza perdere la qualità. Qua iniziamo a capire perché la X4 è più ciccia della X3, deve avere una batteria più capiente, quindi più grande, perché il processore deve gestire una mole di dati pazzesca. Parliamo di 2290 mAh della X4 contro i 1800 della X3, che aumentano la durata della batteria del 67% rispetto alla X3, ovviamente con le stesse impostazioni di risoluzione della registrazione, portando addirittura la durata a 135 minuti. Per tale motivo solo la X4 può diventare un power bank per il telefono, basta attivare la ricarica inversa. Addirittura possiamo scegliere la percentuale di batteria residua della X4, abilitiamo. Il telefono va in carica, questa è la percentuale di batteria residua della X4, quando arriverà al livello impostato bloccherà la ricarica. Utilizzandola alla massima risoluzione scalda parecchio, la stessa Insta ci consiglia di utilizzare l'8K solo in presenza di vento o perlomeno in situazioni dove la camera riesce in qualche maniera a raffreddarsi, e per questo motivo all'interno della confezione trovate questa cover, si applica facilmente, basta appoggiarla nella parte bassa e spingere. Questa cover serve per migliorare il raffreddamento ma al tempo stesso proteggerci quando la prendiamo. Come la X3 è impermeabile fino a 10 metri e altra cosa interessante, quando la utilizziamo in modalità selfie la risoluzione è passata da 4K a 30 fps a 4K a 60 fps. Poi ci sarebbero tanti altri dettagli da dire, ma cerchiamo un attimo di tamponare questo video super pippone e passiamo a un argomento che a me personalmente piace
tantissimo, ovvero sugli accessori, perché se sulle camere stanno innovando tantissimo, sugli accessori secondo me si sono superati. Al volo li guardiamo tutti perché questi sono un must have. Assolutamente da avere. Quick Release Mount, eccolo nel dettaglio, completamente in metallo. Sotto c'è il classico attacco per l'action cam calamitato, filettatura da 1/4 per il treppiede, ma la vera chicca, tramite questi due bottoni laterali possiamo separarlo. Qua abbiamo lo sgancio rapido Ace Pro, mentre qua abbiamo l'attacco per la X4. Ovviamente la calamita ha un riferimento, nel senso non lo fa centrare, mentre con la posizione giusta è autocentrante. Ed addirittura al centro selettore per bloccarlo. Sulla destra ovviamente non si apre. Passando alla pratica, che è quella che ci piace di più, possiamo sganciarlo con un secondo, agganciare la nostra Ace Pro, sganciarla velocemente, avvitare tramite la vite da 1/4 l'altra parte del supporto ed avere così lo sgancio rapido anche per la X4. Questo supporto è veramente spettacolare. Poi con il selettore possiamo anche bloccarla per renderla ancora più sicura, quindi lo togliamo, assolutamente consigliato. Passiamo al secondo, classico selfie stick, ma questa volta in carbonio, realizzato addirittura in collaborazione con questo brand che gli amanti della fotografia conosceranno bene. Super stabile. Ed ora memorizzate questo perché è veramente pazzesco. Lo apriamo insieme perché a me hanno ricordato le chele del granchio, ma insieme alle chele ricordate anche questo perché vanno in abbinamento, e qua le chele diventano una. Ma nel carrello, per completare il tris, dovete aggiungere anche questo, ovvero questo anello sempre in metallo. Nel dettaglio guardate le finiture, tutto arrotondato, tutto smussato, ovviamente in metallo. Allentando si allarga la presa dove all'interno c'è della gomma per non rigare i tubolari, ma la cosa veramente ben fatta è che allentando ovviamente avremo una rotazione e sentite c'è una sorta di dentatura, perché quando ovviamente si serra la posizione diventa più stabile. Stessa cosa per l'altra rotazione, sempre dentata, quando si chiude ovviamente si blocca il tutto. E qua avete la filettatura da 1/4 per agganciarla sotto la X4. Passando invece alle chele, che dire, anche queste tutte in metallo, la pinza che si aggancia al tubolare è identica, ma abbiamo ovviamente delle regolazioni infinite per poter raggiungere un secondo punto di ancoraggio. E passando al terzo accessorio, anche questo totalmente in metallo, allentando la vite possiamo aprirlo e all'interno troviamo i classici gommini per non rigare i tubolari. Ma guardate questo dettaglio, cioè come è fatto sotto. Praticamente questo è il maschio e questa è la femmina. Possiamo agganciarlo in questa maniera. E guardate nel dettaglio come rimane una volta agganciato. Ovviamente parliamo di tutto metallo. Ma adesso finalmente la parte che a me piace di più, spostiamoci sulla moto. Tra le infinite combinazioni per agganciare un selfie stick proviamo questa. Quindi possiamo ruotare lungo questo asse e al tempo stesso lungo questo asse, ed andiamo ad avvitare il nostro selfie stick facendo ruotare appunto la ghiera sotto. Allunghiamo il nostro selfie stick alla massima altezza, ed anche se abbiamo un ancoraggio bello stabile perché è in alluminio, per la lunga leva in cima un po' vibra e quindi arrivano le manette in soccorso. Guardate che roba nel dettaglio, pazzesco! Anche dall'altra parte praticamente con il doppio snodo si riesce a raggiungere qualsiasi tipo di posizione, e così facendo avere con semplicità due punti di ancoraggio. Ve lo mostro anche dall'alto per avere una visione a 360 gradi anche da questa angolazione, e con il doppio punto di ancoraggio ovviamente sarà molto più stabile. Cambiando posizione, ovvero sulla coda della moto, possiamo utilizzare anche l'altro accessorio che praticamente blocca il selfie stick sulla lunghezza. Sempre nel dettaglio possiamo agganciarlo al maniglione posteriore della moto e tramite questo accessorio direttamente sul manico e non sulla filettatura sotto. Poi salendo abbiamo le nostre manette, e anche qua dal portapacchi creare un secondo punto di ancoraggio per avere un'ottima stabilità
fino in fondo al nostro selfie stick. È super stabile. Ma oltre alla bellezza e alla stabilità c'è anche il discorso della funzionalità, perché in un attimo possiamo sganciarlo e ovviamente posizionarlo da un'altra parte per avere una nuova angolazione. Sganciamolo anche qua. Veramente complimenti ai progettisti della Ista. E per concludere la lunghissima lista di accessori che vi ho consigliato, valutate anche queste spugne antivento per migliorare appunto l'audio con il vento. All'interno della confezione ce ne sono 3 paia e qua potete vedere come vengono attaccate. Praticamente si possono rimuovere e sulla camera rimane il pile. Praticamente si attaccano con il velcro, rendono la vostra X4 ancora più simpatica. E dopo aver visto come ragiona la camera, come agganciarla alla moto, passiamo all'argomento più divertente, ovvero la gestione dei file, perché la verità è che questa camera, anche a noi profani della materia, ci può trasformare in dei veri e propri registi. Accendiamo la nostra Insta con il tasto laterale, ma ora passiamo al telefonino e lanciamo l'app di Insta360. Con questo tasto colleghiamo il telefono alla camera, connetti, bisogna accedere al wifi dell'Insta e la velocità di connessione, ragazzi, è pazzesca. Una volta connessa possiamo accedere all'album, ovvero a tutte le clip salvate all'interno della camera. Dalla clip già capite che parliamo di un formato 360, ma se noi selezioniamo la clip entriamo all'interno del nostro software di montaggio vero e proprio, ma guardate qua in alto queste 3 opzioni. Nella prima abbiamo l'intelligenza artificiale, analizziamo la clip e l'intelligenza artificiale inizia appunto l'inizializzazione. Parliamo ovviamente di editing automatico. Aspettiamo che arriva al 100% e praticamente, come potete vedere, in automatico avremo il nostro video con i momenti più salienti. A questo punto non ci resta che esportare e il video verrà salvato nella galleria dello smartphone pronto per essere pubblicato. Passando invece alla seconda funzione, Quick, focalizzatevi in questo punto perché è come avere un joystick. Se noi andiamo a premere all'interno possiamo muoverci. È inutile dirvi che è veramente ben fatto, perché guardate questa linea, voi non lo sentite ma c'è una sorta di touch sensibile che quando ci fermiamo in quei rettangolini sentiamo appunto vibrare anche il telefono. Veramente semplice da usare, super divertente. Quindi noi possiamo fermarci nella parte che più ci piace, addirittura ovviamente zoomare oppure allontanarsi, premere il tasto rosso di registrazione, inizia a registrare, ma premendo il joystick possiamo muoverci all'interno della registrazione. Intanto lui sta registrando cosa noi stiamo facendo, fermiamo la registrazione, in automatico ci creerà questa clip con il numero 1. Se la andiamo a vedere, questa sarà la nostra clip che abbiamo appena registrato, perché appunto se guardate i movimenti riportano tutti. A questo punto non ci resta che esportare e quindi salvare nella galleria delle immagini. Poi ovviamente, se vogliamo il massimo, c'è la funzione Pro. Questa ovviamente è più tra virgolette efficiente per creare le immagini che più ci piacciono, nel senso, seguitemi perché è molto semplice. Noi possiamo scorrere nella timeline, tipo in questo punto mi piace l'immagine, metto in più, all'interno della clip sarà bloccato questo punto, poi possiamo andare avanti, sotto la timeline vedete che scorre, questo è il punto che avevo messo, possiamo fermarci, mettere un ulteriore più, continuare, vedete l'altro punto fermo, poi decidere che l'inquadratura deve ruotare, metto un ulteriore punto. Ora se torniamo indietro nella timeline vedrete il movimento di rotazione da questo punto all'altro punto, quindi rivediamo quello fatto, qua rimane sempre nella stessa posizione, poi da questo punto all'altro punto vedrete che inizia la rotazione, nel senso che l'immagine si sposta verso dietro. Quindi non vi dovete preoccupare minimamente di dove la posizionate e di come la posizionate, perché poi all'interno potete fare quello che volete. Se torniamo poi sopra al punto selezionato appaiono queste funzioni e qui veramente c'è da divertirsi, cioè cambiare il FOV è semplicissimo, aggiungere anche effetti, fare mille cose veramente super easy. All'interno delle clip la possibilità di tracciare i nostri volti, guardate questa funzione, in automatico ci riconosce e noi rimarremo sempre al centro dell'immagine. E guardate nella timeline, questa verde è la parte tracciata, possiamo fermare il tracciamento, tornare indietro nella timeline e sapere che in questo punto noi saremo sicuramente al centro. All'interno della funzione Pro, quando ci troviamo sopra un punto fermo, possiamo anche tracciare la parte che più ci interessa, iniziare il tracciamento,
E guardate il disco sempre al centro dell'immagine, anche in questo punto che viene leggermente nascosto perché ovviamente mi muovevo con la camera. Non so voi, ma io ci passo veramente tantissimo tempo perché mi piace tantissimo in quanto appunto ci trasforma in dei veri e propri registi. Inutile dirvi che qua l'unico limite è la vostra fantasia. Poi ovviamente si può cambiare il formato, quindi avere un formato rettangolare per i video 16 noni oppure un formato quadrato rapporto 1:1. Poi se ritorniamo nella galleria e selezioniamo le clip in cui già avevamo lavorato, tutto quello fatto come il tracciamento rimane memorizzato. Ovviamente ci sarebbe da parlare per ore. Se vi interessa l'argomento montaggio fatemelo sapere nei commenti che ci possiamo fare un video nerdissimo dedicato. Quello che in questo video mi interessava era mostrarvi le potenzialità di questa camera che oggettivamente sono infinite, mostrarvi anche come la qualità è cresciuta tantissimo, ma al tempo stesso, come avete potuto vedere con gli ultimi aggiornamenti dell'app, utilizzare questa camera è veramente facile. Ovviamente per tutto quello che riguarda il montaggio si può fare in maniera più semplice e professionale con un computer portatile o un computer fisso tramite il software Insta360 Studio. L'interfaccia, come potete vedere, è molto simile, ma ovviamente le opzioni sono maggiori, potete intervenire sulla nitidezza, sull'esposizione, su 1000 cose veramente. Ed inoltre con l'opzione progetto avete a disposizione un vero software per il montaggio dei vostri video. Ma adesso, se siete arrivati fino qua, vi meritate un regalo. Mi chiedete sempre giustamente di un codice sconto e questa volta, se guardate in descrizione del video, trovate un link dove c'è un'offerta che in tutto il web vi garantisco che attualmente non troverete. O meglio, più di un regalo, ma tra questi regali ci sarà anche lui che è pazzesco. E chiudiamo il video dicendovi che nella X4 hanno implementato i controlli gestuali. Con il segno della vittoria si attiva il conto alla rovescia per le foto, con il palmo in alto si avvia e si ferma la registrazione. E detto questo, noi come sempre ci rivediamo al prossimo video pippone / forse un po' nerd. Ciao ragazzi!